Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi sono qua a fianco a Ramona e abbiamo una mega novità direttamente da Cecchi Graphic Design, le nuove grafiche per Ramona. Abbiamo fatto una versione speciale in memoria dell'Herzberg Rodeo e oggi faccio un piccolo video, vi faccio vedere come attaccare le grafiche e guardiamo un po' un paio di consigli che sono utili per far rendere al meglio le grafiche sulle plastiche delle nostre moto. Adesso sigla e iniziamo col video. Allora, qua abbiamo il pacchetto che è appena arrivato da Cecchi. Inoltre ho preso anche la maglietta, così siamo al top. Andiamo ad aprire le grafiche. Qui abbiamo fatto un'edizione speciale con scritto appunto World Extreme Enduro Supreme. La finitura della grafica in questo caso è una finitura tutta brillantinata, glitterata e rende un sacco. Qua ovviamente siamo al chiuso, magari non rende tantissimo, ma al sole sarà pazzesca. Abbiamo messo un po' di loghi nuovi, fatto 2 o 3 piccole modifiche al design precedente, come ad esempio il modello di Ramona che è qua e quindi verrà davanti nella zona alta. E poi cosa abbiamo fatto di altro? Hanno deciso di mettere delle curve di livello sotto e queste qua mi piacciono un sacco, visto che si parla di enduro estremo. Con le curve di livello, non so, ci si possono immaginare salite, discese e quant'altro. E adesso spacchettiamo tutto e iniziamo a attaccarle. Intanto vi faccio vedere 2 o 3 trucchetti. Apro qua. Nel frattempo ho fatto fare anche degli adesivi con i numeri da 1 a 4, ma poi vi farò vedere in un altro video a cosa servono questi. Ci sono 2 piccole pieghe, ma adesso le mettiamo, le distendiamo così si raddrizzano subito. Qua abbiamo il fianchetto che è quello dal lato dello scarico, quindi posteriore sinistro. Partiamo da una punta di qua. Dopodiché presentiamo al meglio la grafica e pian piano, se ci convince come l'abbiamo posizionata, proseguiamo. Tipo così, secondo me potrebbe essere messa giusta. Vediamo di qua. Tra l'altro c'ha i canali, la colla c'ha i canali fatti apposta per far scorrere l'aria una volta che le attacchi, così anche se ci sono delle bolle possono andare via, basta fare un po' di pressione con le dita e vanno via eventuali bolle. Puoi anche tirare per correggere un po' il tiro, tanto la grafica è in una speciale composizione che la rende anche elastica per andare ad attaccarla al meglio. Bisogna stare attenti qua. Allora, vengo sotto la luce, vieni a vedere. Mentre procedo a montare la grafica, aspetto molto importante da tenere in considerazione è proprio quello di pulire al meglio le plastiche. Come pulirle? Solitamente con acqua e sapone e un po' di olio di gomito, quindi un bel panno, sfregare per bene per rimuovere detriti e residui di colla o altri materiali. È sempre importante lavare le plastiche anche se sono nuove o la moto è nuova, perché spesso ci sono dei residui di cera o comunque degli additivi lucidanti messi apposta per farle sembrare più belle quando il mezzo è nuovo. Ora proseguiamo al montaggio. Cerchiamo di proseguire bene. Qua è tutto in diretta,
Non è mica facile attaccare la grafica, fare il video, spiegare. Ok. Mettiamo sulle bussole. E proseguo dal punto dove ho iniziato, pian piano vado avanti. In questo modo posso passare bene con le dita, o se ce l'ho la spatola, ad attaccare bene la grafica senza avere bolle man mano che la vado ad applicare. Faccio uscire bene tutta l'aria, questa è la cosa più importante, perché se le attacchi bene e fai un bel lavoro subito, cioè sono eterne queste, ti proteggono molto di più le plastiche e non devi mai più doverle ripassare. Tipo qui correggo un pochino che ero un pelo più basso, ok, almeno non fa dei gradini, degli scalini e non c'è possibilità che col tempo vadano a rovinarsi o staccarsi. Vado in su. Qua. Ok. Qui cosa succede? Questa punta manca ancora da attaccare, quindi posso tagliare, strappare la plastica. Questo lo attacco dopo, finisco bene di attaccare la prima delle due, il primo dei due baffi. Sto sotto la luce così vedo bene se faccio bolle o altre cose. Oppala. Torno un po' indietro e vado avanti. E qua siamo perfetti. Faccio uscire bene l'aria e un pezzo è fatto, ok? Qui adesso c'ho ancora questa parte da incollare, controllo e vado avanti prendendomi il riferimento. Torno un pochino indietro che ero un po' alto, un po' basso. Ok, ho fatto una ripresa e di nuovo passo bene con le dita. Adesso che ho quasi finito di applicare tutto, ok, prendo il phon, controllo bene e pian piano passo con l'aria e ripasso anche con le dita per far attaccare e incollare al meglio la colla. Bene, qua. Qua vedi esce una bolla, adesso la facciamo camminare e la tiriamo fuori. Vedi, cammina pian pianino e riusciamo a farla uscire.
Cioè vieni a vedere, anche qua che abbiamo dovuto fare la curva del parafango, cioè è rimasta perfetta al millimetro praticamente. E cioè guarda questa chicca, le curve di livello combaciano con l'adesivo sopra, cioè proprio tutto curato in ogni minimo dettaglio. Tra l'altro paramani nuovi, io non lo sapevo, c'è pure la grafica per il paramano, quindi volendo uno, grafica personalizzata, qua si può far scrivere anche, non so, nome piuttosto che qualcos'altro. E il paramano è ancora più figo perché è glitterato come le grafiche. Poi un'altra cosa che abbiamo visto, dove l'abbiamo messa? Qua ci sono questi che sono già pretagliati, che non patiscono anche se ci sono i vapori della benzina, che vanno messi qui. Guarda, questa è quella che abbiamo già attaccato, questo va messo qua e dà un tocco di grafica anche a questa zona. E poi c'è quello della chiave che è qua, cioè guarda, questo va messo qui vicino alla chiave. Vabbè, io ho tolto il notolino della chiave e c'ho questo adesivo, ma volendo ti fai fare il tuo login qua con sottoscritto Cecchi. È una figata spaziale. Adesso andiamo avanti. Parafango posteriore, comunque direi che il design c'è. Qui non finiamo di scoprire delle novità, Stiamo attaccando le grafiche, abbiamo già fatto il faro, parafango dietro, 2 o 3 robe. Non capivamo cos'era, cioè abbiamo pure la grafica del paracalore, ma è perfetta. Adesso la attacchiamo, Guarda qua, spellicolo tutto e vado avanti. Qua è difficile, devo centrare anche le 2 viti del paracalore. Un po' più in là. Così è perfetto. Un po' più in giù. E dai. Cioè non, ogni cosa ha un dettaglio. Lo scaldiamo col phon, ma poi qua non ci avremo problemi di riscaldare, secondo me. Ho appena finito di attaccare tutte le grafiche, adesso mi metto al lavoro, monto le plastiche e facciamo un po' di considerazioni finali. Tra l'altro che bomba sono le nuove manopole Scott con la versione speciale etica. Guarda lì, come la mascherina, uguali identiche. E in più c'è anche la ciambella per le vesciche. Top. Bene, appena finito di montare le grafiche, la moto è qui, adesso gli faccio un po' di bike porn, 2 foto. Aspetto 24 ore prima di andare ad usare la moto e a sporcarla, così se per caso c'è qualche curva, piega o asperità da incollare ancora un po' meglio, col phon posso andarci vicino, scaldarla, dopodiché si incollerà al meglio definitivamente la grafica e potremo di nuovo andare a usare la nostra moto. Ramona è qui, al vestitino nuovo. È una figata spaziale, davvero. Ringrazio ancora Cecchi Graphic Design per questa grafica commemorativa speciale e ne vedremo sicuramente delle belle. Adesso sto aspettando la GasGas C300 2025 che arriverà, speriamo, il prima possibile, perché voglio raccontarvi un po' di cose nuove anche su quella moto lì. Domani andrò a provare un po' Ramona, vedremo come andrà e magari in un prossimo video potrebbe esserci un ospite speciale d'eccezione, vedremo, non si sa. Di sicuro si sa che non è italiano. Detto questo, se il video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un like qua sotto, iscriviti al canale, è gratis, non ti costa niente, lascia un commentino scrivendomi cosa ne pensi, come sempre, gas e alla prossima. Ciao ciao!